Ciao segno dell'Acquario, benvenuti in questo nuovo video. Andiamo a vedere cosa accadrà nell'immediato futuro in amore per voi e anche durante il mese di marzo, sia in amore che sul lavoro. Ricordo a tutti che i contatti per i consulti privati li trovate in descrizione sotto il video insieme alle carte che utilizzo. Fatemi sapere nei commenti se vi ritrovate e se qualcosa si dovesse realizzare. Direi di iniziare subito con l'immediato futuro per il segno dell'Acquario. Allora, cosa accadrà nell'immediato futuro in amore al segno dell'Acquario? Abbiamo un re di bastoni, ok, poi abbiamo il relax, le coccole e la salute. Ok, direi che sono positive a prima vista. Potreste innanzitutto avere a che fare con un uomo di segno di fuoco, Ariete, Leone, Sagittario. Inoltre potreste entrare in un'energia più passionale sotto il punto di vista sentimentale, quindi anche, diciamo, un'energia di azione se vogliamo, visto che è comunque un'energia maschile. Oppure potreste avere a che fare con una persona specifica che, se non ha un segno di fuoco, ha comunque un'energia molto passionale in questo momento. Si passa da un momento di relax a un momento di coccole, diciamo con la carta della salute, come dire magari di stare bene con quella persona, con qualcuno che comunque vi fa stare bene. Andiamo a chiarire il re di bastoni. Allora, prendiamo i tarocchi. Perché al segno dell'Acquario nell'immediato futuro in amore accadrà il re di bastoni? Perché al segno dell'Acquario nell'immediato futuro in amore accadrà il re di bastoni? Abbiamo un imperatore in orizzontale con un sette di denari a rovescio, quindi sì, si conferma la cosa che ho detto prima sul fattore della passione, perché sembra essere un uomo, un'energia maschile in particolare, che non ha il pieno controllo di una situazione o di se stesso. Quindi appunto entra in un'energia di azione, di chi non sta fermo, di chi diciamo è passionale, agisce, è impavido, è coraggioso, eccetera, eccetera. Vediamo ancora perché al segno dell'Acquario nell'immediato futuro in amore accadrà il re di bastoni. Perché al segno dell'Acquario nell'immediato futuro in amore accadrà il re di bastoni. 3 di spade e 9 di spade col 4 di bastoni. Sembra essere una persona che sta male per via di un rapporto stabile o di un ex rapporto stabile, qualcuno che si stressa, ha dei dubbi, delle paure, delle ansie e comunque questa persona sembra non stare bene per quanto riguarda un rapporto, quindi sembra essere deciso in qualche modo ad agire, forse proprio perché è spinto da queste paranoie e ansie che ha circa il rapporto. Vediamo ora con le Dixit. Allora, abbiamo la stella, poi abbiamo tipo il contadino che porta a spasso il cervo e la ragazza che suona il flauto. Quindi sì, sembra esserci qualcuno che si sta dirigendo verso di voi. Mi dà tanto quest'idea qui, come se qualcuno appunto agisce e viene da voi. In ogni caso comunque il cervo indica anche una sorta di rinascita, quindi o di rigenerazione che ci potrebbe essere. Ci potrebbe essere qualcuno che si apre a voi in qualche modo, diciamo potrebbe farlo anche attraverso la musica per alcuni. Ok, e poi abbiamo nuova vita e pace, quindi c'è un nuovo inizio per voi, per alcuni di voi potrebbe trattarsi di un ritorno di qualcuno che vuole dar vita a un nuovo inizio con voi e quindi fare pace, ok? Quindi questo è come emergere, andiamo a vedere marzo in amore. Allora, segno dell'Acquario, marzo in amore per voi. Abbiamo un fante di bastoni, l'unione, il caso e il sacrificio. Ok, intanto vedo molto forti questi segni di fuoco per voi, Ariete, Leone, Sagittario, energie maschili, quindi le donne del segno dell'Acquario potrebbero avere a che fare con uomini di segni di fuoco in particolare. Se non hanno un segno di fuoco, indica proprio qualcuno che è in questa energia di passione, di avventura, di chi si vuole mettere in gioco e lo stesso segno dell'Acquario potrebbe entrare in questo tipo di energia. Potreste incontrare qualcuno per caso, per fortuna, oppure ci potrebbe essere un'unione voluta dal destino, però c'è la carta del sacrificio, quindi è possibile che questo richieda, diciamo,
un sacrificio in qualche modo, o da parte vostra o da parte di questa persona, per qualche motivo. Ok, andiamo a chiarire un attimo questo fante di bastoni. Allora, perché per il segno dell'acquario nell'immediato futuro sì, scusate, no, perché per il segno dell'acquario durante il mese di marzo accadrà il fante di bastoni? Perché al segno dell'acquario durante il mese di marzo accadrà il fante di bastoni? Un attimo. Mi è caduta una carta a terra. Ok. Perché al segno dell'acquario durante il mese di marzo in amore accadrà il fante di bastoni? Perché al segno dell'acquario durante il mese di marzo in amore accadrà il fante di bastoni? Perché al segno dell'acquario durante il mese di marzo in amore accadrà il fante di bastoni? Perché al segno dell'acquario durante il mese di marzo in amore accadrà il fante di bastoni? Due di denari al rovescio, 9 di coppe al rovescio, l'eremita. Sembra esserci qualcuno che è spinto ad agire, a muoversi, a uscire anche magari dalla zona di comfort, diciamo spinto da una sorta di insoddisfazione riguardo a una situazione. Potreste essere anche voi oppure è una persona, insomma, nei vostri confronti. Vediamo ancora perché al segno dell'acquario durante il mese di marzo accadrà il fante di bastoni in amore. Perché al segno dell'acquario durante il mese di marzo accadrà il fante di bastoni in amore. Allora, un attimo. Perché al segno dell'acquario durante il mese di marzo accadrà il fante di bastoni in amore. Perché al segno dell'acquario durante il mese di marzo accadrà il fante di bastoni in amore. 9 di denari al rovescio, regina di spade al rovescio. Allora, ho qualcuno... allora, potrebbe essere anche la vostra stessa energia, cioè potreste essere anche voi che magari siete ossessionati e codipendenti da qualcuno e non volete lasciarlo andare, quindi volete agire. Però potrebbe essere anche una persona nei vostri confronti che in qualche modo è attaccata a voi, ha un'ossessione, una codipendenza e non vuole, diciamo, lasciarvi andare sostanzialmente, lasciarvi libere. Vediamo ancora perché al segno dell'acquario durante il mese di marzo accadrà il fante di bastoni. Perché al segno dell'acquario durante il mese di marzo accadrà il fante di bastoni in amore. 5 di bastoni al rovescio, 7 di bastoni al rovescio e 9 di denari al rovescio. Quindi sì, c'è qualcuno che vuole mettere fine a dei conflitti, delle competizioni, o vuole chiarire dei conflitti, quindi vuole fare pace e vuole fare in modo che abbassiate le vostre difese o vuole abbattere, diciamo, dei muri che ci sono in amore, in un contesto. Vediamo ancora una volta perché al segno dell'acquario durante il mese di marzo in amore accadrà il fante di bastoni. Perché al segno dell'acquario durante il mese di marzo in amore accadrà il fante di bastoni. Allora, abbiamo l'otto di denari, l'asso di spade e l'imperatore con la regina di spade al rovescio sul fondo. Quindi abbiamo le donne di segno d'aria, gemelli, bilancia, acquario. Qui abbiamo gli uomini in particolare dell'ariete. Vedo che c'è una persona che vuole mettere le proprie energie, il proprio impegno nel comunicare, nel parlare, nel aprirsi o dire comunque una verità. Quindi c'è questa persona che in qualche modo prende il controllo o prende in pugno la situazione. Quindi io vedo che potreste avere a che fare con una persona con questo tipo di energia durante il mese di marzo. Ora vediamo gli oracoli. Allora, abbiamo la barca. Ok. C'è una persona che si muove, ma si muove nell'ombra, dicono, e potrebbe essere anche qualcuno che vi spia, quindi magari c'è qualcuno che sta cercando un modo di cioè sta cercando, diciamo, di capire come avvicinarsi a voi. Potrebbe anche essere questo. Mm. C'è il concetto del sacrificio perché questa persona sta scalando in qualche modo questa montagna. Abbiamo poi costruire palazzi ed essere imparziali. Quindi in questa situazione c'è qualcuno che è sulla difensiva, però in qualche modo c'è una situazione che si va ad aggiustare, si va ad equilibrare durante il mese di marzo in amore.
ehm, perché questa rappresenta come se fosse la carta della giustizia. Quindi vedo che comunque qualcosa si va a sistemare o avrete a che fare con qualcuno che vuole sistemare le cose in amore con voi. Ora andiamo a vedere per il lavoro. Allora, Acquario, il lavoro per voi durante il mese di marzo. Abbiamo un 10 di coppe, la congrega, il potere e l'audacia. Quindi direi che sarà un mese molto positivo sul lavoro. Riuscirete in qualche modo a, non lo so, avere la meglio in situazioni familiari, anche situazioni di gruppo. Quindi vedo proprio il concetto di famiglia, quindi potrebbero arrivare degli aiuti in famiglia o se avete un'attività in comune, vedo che comunque c'è un lavoro di gruppo, diciamo, che si fa e che quindi va in maniera positiva. Vedo che appunto avete Giove dalla vostra parte, il potere, quindi comunque vedo, oltre al fatto che sarete audaci in una situazione, anche il fatto che le cose andranno in maniera molto positiva per quanto riguarda il lavoro o le situazioni economiche. Vi vedo felici anche a livello emotivo. Vediamo. Vediamo con i tarocchi. Perché al segno dell'Acquario durante il mese di marzo sul lavoro accadrà il 10 di coppe. Perché al segno dell'Acquario durante il mese di marzo sul lavoro accadrà il 10 di coppe. Perché al segno dell'Acquario durante il mese di marzo sul lavoro accadrà il 10 di coppe. 3 di coppe al rovescio, 7 di coppe, 10 di bastoni. Alcuni di voi stanno evitando, per esempio, di uscire, si stanno impegnando sul lavoro, quindi magari non vanno ad eventi, a feste e così via, si stanno dedicando ai loro sogni, ai loro progetti, anche se è un qualcosa che richiede fatica, però si stanno impegnando in quello. Alcuni di voi vorrebbero, per esempio, avere una famiglia, una convivenza, come se avessero una sorta di sogno nel cassetto che richiede fatica, però in qualche modo vogliono realizzarlo e per realizzarlo stanno evitando magari di, non lo so, fare quello che li diverte, quindi magari uscire, bere, fare shopping, e così via. Vediamo ancora perché al segno dell'Acquario durante il mese di marzo sul lavoro accadrà il 10 di coppe. Perché al segno dell'Acquario durante il mese di marzo sul lavoro accadrà il 10 di coppe. 6 di denari e giudizio con l'eremita. Quindi vedo che è possibile che voi potreste mettere anche da parte dei soldi. Vedo che comunque c'è una situazione di denaro che si va a riequilibrare. È possibile che in precedenza qualcuno non ha ricevuto quello che dava, quindi c'era una situazione di dare e avere che non era reciproco in una situazione lavorativa o di denaro. Vedo che in qualche modo alcuni di voi stanno risparmiando per dar vita a un sogno che avevano nel passato. Altri di voi potrebbero prendere dei soldi che hanno messo da parte per qualcosa che è inerente a un progetto, a un sogno che avevate in passato. Vediamo ancora. Perché al segno dell'Acquario durante il mese di marzo, perché al segno dell'Acquario durante il mese di marzo sul lavoro accadrà, aiuto, perché al segno dell'Acquario durante il mese di marzo sul lavoro accadrà il 10 di coppe, perché al segno dell'Acquario durante il mese di marzo sul lavoro accadrà il 10 di coppe. Abbiamo un re di coppe con un 10 di bastoni, un segno d'acqua, cancro, pesci, scorpione. Quindi è una cosa che potreste fare con qualcuno che in qualche modo prova dei sentimenti per voi. Non posso escludere che sia qualcuno che appartiene alla vostra famiglia, o sia il vostro compagno, oppure sia un fratello, eccetera, eccetera. Perché al segno dell'Acquario durante il mese di marzo sul lavoro accadrà il 10 di coppe. Perché al segno dell'Acquario durante il mese di marzo sul lavoro accadrà il 10 di coppe. Il mago con il 9 di spade al rovescio e il re di denari, quindi qualcuno dà vita a un nuovo inizio o voi o una persona potrebbe offrirvi un nuovo inizio che vi va a togliere dei dubbi, delle paranoie che avete. Potrebbe avere un segno di terra, Toro, Vergine, Capricorno. Se non ha un segno di terra è semplicemente una persona che ha a che fare con voi per questioni lavorative o familiari.
Ad ogni modo vedo che vi viene offerto qualcosa che pone fine, diciamo, a dei dubbi, delle paranoie che voi avevate, ok? Vediamo ora le Dixit. Allora. Sì, anche qui fanno vedere come se voi vi dirigete con spensieratezza verso un posto che vi può appunto far guadagnare. Qui c'è chi vuole per esempio aprire un negozio, oppure andrà a lavorare in un negozio per esempio, o comunque un posto diciamo al chiuso, un posto diciamo, come posso dire, che vende dei servizi, ok? Possiamo metterla anche così. Però al tempo stesso vedo anche una sorta di relax, quindi momenti passati a casa, in tranquillità, e vedo comunque sempre il concetto che c'è un desiderio che voi avete. Vediamo ora. Allora, abbiamo un bivio a dire il vero, quindi c'è una situazione che voi pensate che sia in un modo, ma in realtà in un altro. Non ci specificano ovviamente di che situazione si tratta, però questa carta di solito è positiva perché sembra come se da un contesto negativo di maschera voi magari pensate una cosa brutta, però in realtà si apre una finestra che vi fa vedere, diciamo, una sorta di via d'uscita, no? E c'è però una scelta da fare in una situazione, ok? Quindi durante il mese di marzo il segno dell'acquario sul lavoro dovrà fare una scelta, dovrà prendere una decisione. Ok, ora andiamo a vedere l'oracolo delle notifiche. Allora, vediamo cosa accadrà al segno dell'acquario in amore nell'immediato futuro. Cosa accadrà al segno dell'acquario in amore nell'immediato futuro? Eccolo qua, facciamo pace. Vi ricordate che nell'immediato futuro in amore avevamo la carta di pace e dormiamo insieme. Quindi c'è qualcuno che vuole fare pace con voi oppure farete pace con qualcuno nell'immediato futuro in amore. Vediamo invece marzo in amore, cosa accadrà al segno dell'acquario durante il mese di marzo in amore, cosa accadrà al segno dell'acquario durante il mese di marzo in amore, cosa accadrà al segno dell'acquario durante il mese di marzo in amore, cosa accadrà al segno dell'acquario durante il mese di marzo in amore, cosa accadrà al segno dell'acquario durante il mese di marzo in amore, aiuto, allora un attimo solo. Allora, qui abbiamo cosa faccio nella mia vita non è una cosa che ti riguarda, non più, voglio dirti tutta la verità. Allora, in questa carta sì, in effetti si vede il fattore di prima che vi dicevo che c'è qualcuno sulla difensiva. Quindi magari qualcuno vuole chiarire, ma qualcun altro è sulla difensiva, ok? Vediamo sul lavoro cosa accadrà al segno dell'acquario nel lavoro durante il mese di marzo. Cosa accadrà al segno dell'acquario sul lavoro durante il mese di marzo. Allora, queste sono al rovescio. Cosa accadrà al segno dell'acquario sul lavoro durante il mese di marzo? Cosa accadrà al segno dell'acquario sul lavoro durante il mese di marzo? Al segno dell'acquario sul lavoro durante il mese di marzo. Allora, mi sento in colpa per ciò che ti ho fatto. Questa la prendiamo in considerazione, la mia vita è vuota senza di te in orizzontale e non voglio cose serie, la possiamo interpretare come magari che avete avuto a che fare con persone poco serie in precedenza. C'è qualcuno che si sente in colpa con voi per quanto riguarda il lavoro? Ok, vediamo ancora cosa accadrà al segno dell'acquario sul lavoro durante il mese di marzo. Cosa accadrà al segno dell'acquario sul lavoro durante il mese di marzo? Questa è al rovescio. Abbiamo voglia di coccole e abbiamo una faccenda in sospeso a causa mia. Quindi ci sono dei momenti che magari il segno dell'acquario vorrebbe passare per esempio a casa o con una persona specifica, oppure come vedevamo prima con quel 10 di coppe, sembra quasi che il segno dell'acquario sul lavoro si dedicherà a cose che diciamo gli mettono passione a livello diciamo emotivo, quindi magari si dedicherà a situazioni o di famiglia oppure a un lavoro che gli piace, che diciamo lo fa stare bene, ok? Con persone che magari lo fanno stare bene o la fanno stare bene. Vediamo ancora perché, sì, scusate,
Cosa accadrà al segno dell'Acquario sul lavoro durante il mese di marzo? Segno dell'Acquario sul lavoro durante il mese di marzo. No, tutto è rovescio. Cosa accadrà al segno dell'Acquario sul lavoro durante il mese di marzo? Cosa accadrà al segno dell'Acquario sul lavoro durante il mese di marzo? Dai. Cosa accadrà al segno dell'Acquario sul lavoro durante il mese di marzo? Allora, abbiamo se vuoi la botte piena e la moglie ubriaca, non è con me che l'avrai. Dentro di me sei indelebile proprio come un tatù. Quindi sembra che il segno dell'Acquario potrebbe aver avuto a che fare o avere a che fare con persone che, diciamo, come vedevamo prima, magari hanno preso solo senza dare o dare poco. Quindi in qualche modo è come se si volesse liberare da questi tipo di situazioni qua. Ehm, è possibile che appunto cioè, voglia questo perché vuole realizzare un qualcosa, come vedevamo prima. Sì, perché questa carta si riferisce comunque a delle persone che in qualche modo prendono ma non danno in cambio, diciamo, a sufficienza, ok? Come se volessero tutto, ma poi in cambio danno proprio le briciole. Quindi, come se dovessero, come se il segno dell'Acquario si sentisse in una situazione dove deve accettare dei compromessi da parte di una o più persone e farsela andare bene, così com'è, quando magari ci va a perdere. Non so se mi sono spiegata. Quindi, questo è un po' come emerge. Fatemi comunque sapere nei commenti se vi siete ritrovati, se qualcosa si dovesse realizzare. Io vi saluto, vi mando un bacio e ci vediamo presto per un prossimo video. Ciao a tutti!